Buongiorno, sono Gilda Zazzara e sono una ricercatrice in storia contemporanea a Ca' Foscari, dove da molti anni insegno storia del lavoro e del movimento operaio. Mi sono interessata soprattutto di lavoro industriale, di culture del lavoro di fabbrica, di operai, di industrializzazione e deindustrializzazione. Ma nel nuovo corso di laurea in Environmental Humanities insegnerò storia ambientale e per questo sono impegnata in un dialogo con Marco Armiero oggi. Bene, grazie Gilda, grazie alla Ca' Foscari che mi ha invitato e mi ha dato questa opportunità. Mi chiamo Marco Armiero, sono il direttore dell'Environmental Humanities Laboratory a Stoccolma. Vi sto parlando appunto da Stoccolma in questo momento, con uno strano sole che forse vedrete dalla luce della stanza. A Stoccolma, al KTH, Royal Institute of Technology, sono anche un professore di storia ambientale, appunto. Nel mio percorso di ricerca ho fatto un dottorato di ricerca in storia economica in Italia e subito dopo ho lasciato l'Italia, sono stato in Kansas a studiare storia ambientale con Donald Worster, ho fatto un po' di postdoc in America, appunto a Yale e a Stanford, ho fatto il visiting a Berkeley, a Coimbra e a Barcellona. Mi sono occupato e ho scritto di molte cose, i cattivi direbbero di troppe cose, quindi non sono specializzato in niente forse, ma insomma ho cominciato prima a occuparmi di foreste, commons, conflitti intorno alle risorse comuni nell'Ottocento, mi sono occupato di comunità di pesca, di migrazione e ambiente, di montagna e natura. Più di recente mi sono anche occupato di ecologia politica, di environmental justice, soprattutto nel caso della Campania, della Terra dei Fuochi, della questione della tossicità in Campania. E beh, direi che mi fermo qui, come la mia etichetta disciplinare è appunto di storia ambientale e ecologia politica, e come ecologista politico militante sono stato da poco a Venezia, insomma da poco relativamente, più o meno un annetto fa, al Venice Climate Camp per Climate Activist, per Climate Strikers, che si fece lì appunto a Venezia da voi, quando poi fu occupato anche il red carpet della mostra. E sono molto felice di questa possibilità di dialogare con Gilda e di essere con tutti voi che ci ascoltate. Grazie Marco, io aggiungo una nota personale. Io non sono nata a Venezia, non sono veneziana, ma vivo in questa città da molti anni e da molti anni mi sono appassionata alla storia e alla vita di questa città e in particolare alla storia e alla memoria vivente di Porto Marghera. Vorrei mostrarvi una mappa, che è la mappa che delimita i confini della Venezia contemporanea e come vedete si presenta già come una città con complesse e multiple identità e focalizzandosi su quella grande area che è Porto Marghera, appunto si tratta di una ex grande zona industriale, la zona industriale novecentesca di Venezia, una delle più grandi d'Italia, vedete il suo rapporto con la città storica, soprattutto per l'industria petrolchimica e vedete anche che la sua collocazione è pienamente dentro alla laguna. Oggi Porto Marghera è un luogo estremamente complesso in cui coesistono vastissime aree abbandonate, ruderi di industria, brownfield, ma anche fabbriche ancora in attività e il porto commerciale di Venezia. Ecco, Porto Marghera ha avuto un impatto e continua a avere un impatto tremendo sulla salute dei cittadini e sull'ambiente in cui è inserita e è ancora al centro di molti conflitti ambientali. Vi ho presentato questo luogo perché è il luogo attraverso il quale, partendo dalla storia del lavoro, sto scoprendo la storia ambientale e il corso che terrò l'anno prossimo cercherà di lavorare proprio sulle domande che questi approcci hanno in comune, sui conflitti che questi universi hanno attraversato e stanno attraversando e proprio un po' da questo vorrei partire nel mio dialogo con Marco, cioè da questa polarità ambiente e lavoro. Sì, sì, Gilda, infatti, eh, diciamo che il rapporto tra natura e lavoro è ovviamente una delle grandi questioni che sia dal punto di vista della ricerca, ma anche dell'attualità, dei movimenti sociali, della politica, della cultura, è una delle grandi questioni, dei grandi conflitti, secondo me, in corso, quando si pensa un po' a posti
come Marghera, ma anche come Taranto e come tanti altri, appunto risulta veramente molto chiaro, molto evidente, no? Questo spazio di conflitto tra ambiente tra lavoro e natura. Ora, la cosa che a me interesserebbe discutere con te oggi, anche proprio con la mappa che tu ci hai fatto vedere, no? Cioè quella mappa che tu ci hai mostrato con Marghera così grande dentro la laguna di Venezia, che cos'è che quella mappa, ovvero che vedere eh, la natura e l'ambiente attraverso le lenti del lavoro, che cos'è che questa lente particolare, che è appunto la lente del lavoro, ci consente di vedere che altrimenti non vedremmo, che altrimenti resterebbe invisibile. Ora, tra il 2008 e il 2010 ho studiato a Stanford al Dipartimento di Storia con Richard White, che tu anche hai citato quando abbiamo fatto l'ultimo seminario che tu hai, a cui tu ci hai invitato. Richard White, io avevo fatto di tutto per andare a lavorare con Richard White, con questo storico americano, perché avevo letto qualche tempo prima un saggio di cui abbiamo avuto modo di parlare qualche volta insieme con Gilda, che questo saggio dal titolo Are you an environmentalist or do you work for living? Che si potrebbe tradurre in italiano: sei un ambientalista o magari vai anche a lavorare, no? Per guadagnarti da vivere. Ecco, e perché quel saggio mi aveva colpito tanto? Perché avevo fatto di tutto per andare a lavorare con Richard White? Perché quel saggio effettivamente era rivoluzionario, secondo me, cioè faceva vedere, permetteva di vedere, di vedere, di guardare alla natura in modo completamente diverso, no? Quel saggio diceva che bisognava uscire da un'idea di natura fatta solo di contemplazione o di tempo libero. La natura la conosci nel weekend, andando appunto da qualche parte lontano da dove lavori, da dove vivi, è anche un luogo dove il lavoro è sostanzialmente spunto, cacciato via, dove il lavoro non può esserci, no? Per salvare la natura bisogna salvarla, se vuoi purificarla, dal lavoro. Quel saggio era uscito in un volume molto importante che si chiamava Uncommon Ground, che è un volume pubblicato nel 1996, curato da Bill Cronon. E io in un saggio di qualche tempo fa facevo un'operazione, dicevo, secondo me quel volume Uncommon Ground nasceva nello stesso humus, nello stesso contesto culturale in cui era nata anche una contestazione radicale al movimento ambientalista tradizionale, ed è secondo me il momento della nascita dell'environmental justice, del movimento per la giustizia ambientale. Nel volume di Cronon, dove c'è anche il saggio di White che ho citato prima, la critica più importante era la critica all'idea di wilderness, no? Abbiamo costruito un ambientalismo come difesa di una natura altra, cioè la natura appunto lontana dal nostro vivere quotidiano, dal lavoro, eccetera, e anzi l'unica natura che vale la pena di conservare è questa natura altra, diversa, lontana, se vuoi purificata, mentre invece il movimento per la giustizia ambientale diceva, se volete, l'opposto, esagero un po', ma insomma diceva no, la natura in realtà è dove noi viviamo, dove lavoriamo, dove preghiamo, dove studiamo, con questi verbi sostanzialmente a indicare il luogo dove svolgiamo la nostra vita quotidiana, non è il luogo del weekend, tanto più diciamo la natura del weekend è la natura dei bianchi ricchi, della middle class che hanno la macchina per andare, o magari la casa dove andare durante il weekend. Secondo me però questo spazio del lavoro, e finisco qui, questo incontro tra natura e lavoro significa anche ripartire da Marx. Quando Marx scrive lui dice l'uomo, ma insomma dice gli umani cambiano l'ambiente intorno a loro, la natura, attraverso il lavoro, e lavorando cambiano anche se stessi. Cioè quello che voglio dire è che secondo me nel rapporto tra natura e lavoro il tema non è il solito tema declensionista, no? Come si dice in italiano, un tema andare a vedere come gli umani hanno rovinato, distrutto la natura, quindi il lavoro come un elemento di istruzione, eccetera, ma è anche il tema di come gli umani conoscono la natura attraverso il lavoro, no? Tu, Gilda, raccontavi qualche tempo fa di come questi lavoratori che bonificano la laguna, le paludi intorno dove poi sorgerà Marghera, è gente non di acqua, che conosce l'acqua attraverso il lavoro, no? E io credo che questo tema del lavoro come uno spazio di conoscenza, non solo di distruzione della natura, ma anche di un luogo di incontro con la natura, che sia poi il contributo più interessante. Questo lavoro non è un lavoro neutro, non è semplicemente montare, smontare, seminare, ma è un lavoro socialmente organizzato, no?
nel nostro caso il lavoro capitalistico, l'organizzazione capitalistica del lavoro, dei mezzi di produzione e direi anche dei mezzi di riproduzione, no? E forse credo che proprio in un caso come Venezia, lontanissimo da qualsiasi idea di wilderness, no? Una città costruita sull'acqua, con il petrolchimico dentro, a fianco, probabilmente ci può aiutare a capire come il lavoro ci consente di capire il rapporto tra società e natura in maniera meno dicotomica. Non stiamo parlando solo di una distruzione, ma stiamo parlando forse di una coproduzione, o non so. Tu che ne pensi? No, penso che Venezia sia un osservatorio molto interessante su questo perché eh, è quasi impossibile pensare Venezia come natura selvaggia, nonostante il suo essere così immerso in un ambiente che oggi riconosciamo palesemente un ambiente con una potenza naturale evidente. Anche perché appunto se gli uomini, se i veneziani attraverso secoli e secoli non avessero costantemente alterato la natura, attraverso il lavoro naturalmente, oltre che attraverso una visione politica, pensiamo all'esempio più clamoroso che viene spesso ricordato, quello della diversione dei grandi fiumi come la Brenta, come il Piave, perché evitassero, sfociando in laguna, di interrare la laguna. Ecco, se l'uomo non avesse compiuto, i veneziani non avessero compiuto questa alterazione ambientale profondissima, la civiltà veneziana che oggi conosciamo, studiamo, ammiriamo, apprezziamo, non sarebbe mai esistita. E tra l'altro questo elemento di alterazione dell'ambiente volontaria e cosciente per mantenere un equilibrio fra lo sviluppo economico e a cui era appunto funzionale una preservazione dell'ambiente, ma appunto alterato, è una parte potentissima proprio del mito di Venezia. E in questo senso l'industrializzazione, l'avvento della società industriale ha rappresentato il più, diciamo, una continuità, ma anche uno stravolgimento di quell'equilibrio e Porto Marghera è al centro di questo processo e Porto Marghera è tuttora considerata l'antimito di Venezia, l'origine del problema di Venezia, una delle cause, per citare un grande topos letterario, della morte a Venezia. Però se vogliamo avere un approccio che storicizza questa questione, dobbiamo ricordarci che l'industrializzazione forzata e anche dai tratti coloniali che ha avuto l'industrializzazione di Porto Marghera ha cominciato a fare problema soltanto dalla fine degli anni 60. Ancora nel 62 il piano regolatore generale della città, in un articolo che viene costantemente citato da chi si occupa di questo luogo, recitava espressamente che in quella parte della città avrebbero trovato posto attività dannose alla vita umana, sto citando, che scaricano nell'acqua sostanze velenose e una serie di altre definizioni di questo tipo. Perché questa formulazione facesse problema e venisse respinta, ci sono voluti 50 anni prima che venisse messa in discussione e certo non è avvenuto per spinta della classe dirigente né politica né imprenditoriale, ma è avvenuto dalla società, diciamo dal basso, è avvenuto sicuramente a partire dagli abitanti di Venezia, in particolare dopo la grande alluvione del 66, ma è avvenuto soprattutto per iniziativa degli operai di Porto Marghera, che avevano appunto incorporato da diverse generazioni nocività, sfruttamento, danno ambientale, tutti incorporati appunto dentro, vedendo assieme, a un certo punto scoprendo assieme che lo sfruttamento capitalistico del lavoro e l'uso capitalistico della laguna erano due aspetti di una stessa medaglia. Ecco, a me interessa capire come sia stata possibile questa rivolta, questa rivoluzione culturale che ha avuto sicuramente molte influenze, penso al movimento degli studenti, agli intellettuali, a dei tecnici che si schieravano a fianco degli operai, ma al centro ha avuto un percorso di soggettivazione politica dei lavoratori in cui appunto il lavoro ha creato conoscenza collettiva della natura, del corpo, dell'ambiente in generale. E appunto sono molto debitrice a Marco e ad altri studiosi che hanno, diciamo, introdotto delle riflessioni che vengono anche da molto lontano, appunto come quella
di Richard White, proprio perché ci sollecitano a reimmettere il lavoro dentro alla narrazione, alla ricostruzione dell'evoluzione della coscienza ambientale. C'è un piccolo passaggio nel libro che White dedica al Columbia River, che a me sembra quasi un verso poetico, in cui dice Human beings knew the river through the work the river demanded of them. E io parafraserei questo verso, che appunto ha per me un suono quasi poetico, dicendo appunto che anche gli operai di Porto Marghera hanno conosciuto la laguna costruendoci sopra le fabbriche, trasformando l'acqua naturale in acqua industriale, in prodotto industriale e infine comprendendone la nocività e la tossicità per loro stessi e per l'ambiente. Quella scoperta, quella conoscenza non era destinata loro, erano volutamente tenuti all'oscuro dai processi che il loro lavoro innescava. Pensiamo naturalmente alla potenza della chimica in questo senso, ma si sono appropriati di quella conoscenza e l'hanno trasformata anche in cultura politica, azione politica, mobilitazione. Sì, a parte che sono sempre colpitissimo da come a distanza, seguendo percorsi diversi, no? Tu dici, appunto, tu ti sei formata come storica contemporaneista del lavoro, i tuoi lavori su Marghera sono molto importanti per tutti noi che ci siamo occupati di queste cose, però abbiamo fatto le stesse letture, no? Questa è anche una cosa che colpisce, perché poi in fondo ci siamo letti Richard White, anche se a distanza, e forse cercandoci dentro anche cose diverse, no? Però credo che questo humus comune, questo substrato comune poi aiuti molto il dialogo, no? E forse ci fa anche essere un po' più, come dire, prudenti sulle identità disciplinari. Uno degli slogan del nostro laboratorio di Stoccolma dice: io non voglio essere, non sarò mai disciplinato, no? E facendo un po' il verso ai Simpson, per la verità, al cartone americano, ma l'idea appunto di questa indisciplina è proprio l'idea di andare un po' al di là, eccolo infatti, e andare un po' al di là delle identità disciplinari. Ovviamente il nostro è un laboratorio multidisciplinare, ma è anche un laboratorio che poi prova a sperimentare, come posso dire, una critica delle discipline, no? Perché la transdisciplinarità dovrebbe forse significare anche un po' capire quali sono i limiti intrinsechi delle discipline con cui ci misuriamo. Comunque, una cosa che tu hai detto proprio adesso è questa idea dell'ambientalismo operaio, no? Questi operai, queste lavoratrici che dentro la fabbrica e fuori la fabbrica, nella comunità operaia e nella comunità di fabbrica, conoscono l'ambiente attraverso il lavoro e provano anche e costruiscono anche una soggettivazione politica, diciamo, ambientalista in senso lato. Questa cosa detta così, che forse oggi ci sembra più o meno, diciamo, normale, in realtà è una cosa profondamente nuova, no? E tutta la scienza politica del Novecento ci ha raccontato una storia diversa, ci ha detto che l'ambientalismo è una roba per chi ha la pancia piena, come si direbbe. Bisogna essere abbastanza ricchi, abbastanza ben istruiti, in altri contesti che non sono quelli italiani o europei, forse potremmo dire abbastanza bianchi per poter essere ambientalisti, no? Questo era il mainstream che veniva propagandato, mentre invece questa è anche una grande menzogna, no? È un grande progetto di rimozione culturale e storiografica di un altro ambientalismo che non solo è possibile, ma c'è storicamente stato. Io penso che quelli che hanno più, le persone, gli studiosi che hanno più contribuito, no, a far emergere quest'altro ambientalismo siano stati, io credo che tu sei d'accordo con me e Gilda, Joan Martinez Salier e Ramachandra Gua. Quindi se vuoi anche dal punto di vista, diciamo, del grande impero, diciamo, accademico degli ultimi decenni, periferici, non sono, per capirci, due anglosassoni in senso stretto, un indiano, un catalano, che scrivono un libro molto bello che si chiama appunto Varieties of Environmentalism, varietà dell'ambientalismo, e poi Joan Martinez Salier scriverà un suo libro che si chiama appunto Environmentalism of the Poor, tradotto in italiano come Ecologia dei poveri, e Ramachandra Gua scrive un suo libro che appunto si chiama Environmentalism, che pure è stato tradotto da poco,
qualche anno fa in italiano. Secondo Martinez Salier e Gua esistono tre correnti di ambientalismo: l'ambientalismo che è il culto della wilderness, di cui parlavo poco fa, scusatemi, il culto della wilderness, il Vangelo dell'ecoefficienza, di cui anche tu, Gilde, hai parlato a volte parlando di questo ambientalismo ecoefficiente, no? Relativo all'ambiente di fabbrica, e il terzo gruppo di questa storia degli ambientalismi è proprio l'ambientalismo che Joan Martinez Salier chiama dei poveri, e io e tanti altri abbiamo chiamato un ambientalismo subalterno, un ambientalismo diverso, alternativo all'ambientalismo, diciamo, middle class, colto, ricco, borghese, se volete. Ora, io credo che questo ci consente di collegarci un po' ai discorsi che abbiamo fatti fino adesso, no? Perché parlare di un ambientalismo dei poveri, come dice Joan, parlare di un ambientalismo subalterno significa, per esempio, fare una grossa iniezione di razza, classe e genere dentro la storia, la vicenda dell'ambientalismo. Significa cioè che la natura non è un qualcosa di astorico che è altro rispetto alla società, ma la natura è completamente dentro, se volete, immersa, potremmo dire mischiata, con la classe, la genere, scusate, italiano a volte, la classe, il genere, la razza e in generale, diciamo, le strutture di potere e di ingiustizia che ci sono nelle società. Io non mi sono occupato di Venezia, purtroppo, mai da vicino. Ho studiato, il mio accento forse mi ha tradito, non sono precisamente milanese e non sono nemmeno di Oxford, ma sono originario, vivo a Stoccolma, ma sono di Napoli. Mi sono occupato a lungo delle vicende appunto campane napoletane, e lì parlare di ambientalismo subalterno significa parlare di un ambientalismo che ha messo al centro la tossicità e ha messo al centro i rapporti ineguali, ingiusti di potere, intere comunità subalterne targettate per il benessere di qualcun altro. Ma l'idea tipica che bisogna essere abbastanza ricchi per ribellarsi e si è rivelata una bugia, perché sostanzialmente poi tante comunità subalterne hanno invece rivendicato il loro diritto a non ammalarsi, hanno rivendicato il loro diritto a non essere schiacciati nell'ingranaggio del quello che Stefania Barca ha chiamato con tanti altri ricatto occupazionale. Non è giusto dire a un operaio, ok, ma allora devi scegliere tra ammalarti o avere un salario, cioè questa non è scegliere. Se ti punto una pistola alla testa e ti dico che sei libera di scegliere, non è esattamente una scelta. E quindi credo che le tue storie su Marghera parlino anche di questo, no? Delle tre grandi correnti che Martinez Saliere e Gua ci hanno raccontato, e provi a declinare in salsa italiana, anzi veneziana, questo ambientalismo popolare, questo ambientalismo subalterno, come lo chiamo io, che non è un ambientalismo senza problemi. Qui non ho mai pensato di fare l'incensatore, il prete dell'ambientalismo popolare. Come studioso sono interessato a capirne i meccanismi, i limiti e le questioni, però anche a ridare a questo ambientalismo voce e parola. Com'è possibile che sappiamo tutto di John Muir? Com'è possibile che sappiamo tutto di tanti padri di tanti padri dell'ambientalismo appunto della wilderness, e invece non raccontiamo le storie di Cesar Chavez, di un sindacalista che in California riesce a connettere le battaglie per i diritti degli agricoltori e le battaglie per un ambiente più sano. Mi fermo qui, che se no parlo troppo. Allora proverò a declinare questa tua suggestione in Saor. Non so se conosci questa variante culinaria tipicamente veneziana, però prima voglio dire che se abbiamo delle letture in comune è grazie al lavoro importantissimo che tu fai con Stefania Barca, come diciamo storici ambientali all'estero, anche di bridging con gli studiosi italiani, immettendo nella nostra un po' vita accademica un po' stantia o un po' troppo alla ricerca delle mode, della roba insomma importante. E certo, appunto anche Martinez Salier è un autore che ho scoperto grazie a voi, ritrovando pienamente in Porto Marghera una capitale, un laboratorio di ambientalismi operai. Io userei il plurale perché
fin dagli esordi, alla fine degli anni 60, questa elaborazione ha avuto al suo interno molte sfumature che andavano appunto dal sindacalismo confederale, passando per i gruppi della nuova sinistra, con una componente importantissima, un contributo importantissimo del cattolicesimo di base. E appunto credo sia assolutamente appropriata la definizione di ambientalismo, a patto che forse ci chiariamo su alcune cose, nel senso che non è stato soltanto un movimento per la salute negli ambienti di lavoro, ma è stato diciamo un movimento che ha subito assunto il nesso fabbrica e territorio, che era immediato, evidente in un contesto come quello di Marghera. Quindi salute in fabbrica e salute sul territorio più che del territorio, e territorio voleva dire appunto le comunità residenti, spesso subalterne, dei quartieri cresciuti a ridosso delle fabbriche o a cui le fabbriche erano cresciuti a ridosso. È stato un ambientalismo molto politico, almeno nella sua prima stagione, fondato su diciamo, una critica al modello di sviluppo, che arrivava all'ambiente attraverso appunto una critica del modello di sviluppo, e che ha prodotto molta cultura politica. E vorrei farvi vedere un'immagine che è un po' una delle immagini simbolo delle grandi rappresentazioni di questa stagione, perché diciamo, l'ambientalismo operaio di Porto Marghera è stato anche un fattore di rinnovamento e di creatività nella cultura politica. Questa immagine non credo abbia bisogno di commenti, tanto è forte e universale il simbolo che viene issato e appunto il messaggio che veicola questo povero Cristo operaio che è costretto a indossare la maschera antigas mentre lavora, sperando di sopravvivere alle continue intossicazioni e ai continui rischi a cui è esposto. Gli operai di Porto Marghera si sono battuti con tutte le forze come leoni per la riconversione ecologica delle produzioni di quell'area, e quelle lotte hanno sicuramente influito moltissimo sulle loro condizioni di lavoro e sugli ambienti in cui lavoravano, ma la transizione non si è compiuta, non si è realizzata, perché già dalla metà degli anni 70 la città industriale ha cominciato ad essere smontata pezzo per pezzo, e credo che sia molto importante riconnettere alla storia dell'industrializzazione il secondo tempo, cioè quello della deindustrializzazione in cui siamo ancora immessi, perché i processi di dismissione portano con sé delle sfide, dei problemi ambientali altrettanto grandi. E appunto la dismissione a Porto Marghera è stata non soltanto l'esito di una nuova configurazione dei mercati, un nuovo stadio della globalizzazione, ma anche una reazione politica alle richieste di un movimento operaio appunto che chiedeva assieme lavoro sicuro e lavoro sostenibile. Ecco, il passaggio del ricatto occupazionale è un passaggio decisivo e tragico, perché ha fatto arretrare moltissimo il movimento, lo ha diviso, lo ha indebolito, fino a una fase veramente drammatica per la città, quella che va tra gli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio, con le fabbriche che chiudevano una dopo l'altra, lasciando delle eredità ambientali impunite in mani alle generazioni successive, con un sindacato sempre più in difesa dell'esistente e nuovi movimenti ambientalisti, scusate, sempre più critici verso gli operai. E questo è precipitato in un lungo processo estremamente lacerante, estremamente forte, contro i vertici aziendali della maggiore industria petrolchimica, in cui è andato in scena non soltanto appunto l'accusa, ma è andato in scena anche questa lacerazione fra movimento operaio e nuovi ambientalisti. Per quegli anni alcuni storici hanno usato anche una metafora veramente molto forte, quella di una memoria divisa, applicando un concetto che gli storici della Resistenza hanno adottato per parlare di quel capitolo terribile che è quello delle stragi sui civili durante appunto l'occupazione nazifascista, in cui, andando dopo anni a indagare le memorie di quei traumi, si trovava una memoria antifascista ma anche una memoria antipartigiana, perché in qualche modo i partigiani erano considerati i corresponsabili di aver esposto le comunità ad un rischio mortale. Qualcosa di simile in certi passaggi è avvenuto anche a Porto Marghera, dove gli operai appunto sono stati visti corresponsabili di un disastro ambientale che più la dismissione avanzava, più si mostrava nella sua
profondità appunto nel suolo e nella carne delle comunità. Gli ultimi 20 anni sono molto interessanti per vedere che cosa, diciamo, come queste esperienze, queste memorie stanno entrando in una nuova fase di elaborazione. Venezia è una città di grandi movimenti su grossi temi ambientali che riguardano la città, che riguardano il pianeta. Tendenzialmente questo movimento non guarda più a Porto Marghera, perché Porto Marghera, come dire, non è più quel grande pericolo, quella grande città appunto industriale con le ciminiere fumanti, non più come allora, ma allo stesso tempo io credo che appunto questa tradizione di ambientalismo che continua anche oggi fuori dalle fabbriche, in generazioni che non hanno conosciuto le fabbriche, sia debitrice di quella storia e abbia un vantaggio nel riconnettersi anche criticamente a quella storia. E tra l'altro appunto in realtà appunto Porto Marghera è ancora, pur come area in fase di declino, al centro di molti conflitti tra lavoro e ambiente. Pensiamo soltanto al fatto che uno dei movimenti più noti che la città di Venezia riesce a far risuonare in tutto il mondo è quello contro il passaggio delle grandi navi in laguna. Le grandi navi da crociera vengono ancora costruite a Porto Marghera, in una delle ultime fabbriche ancora in attività. A Porto Marghera la più grande compagnia petrolifera italiana di Stato ha ancora dei piccoli presidi, ma strategici, perché sono presidi da cui sta diciamo, elaborando delle politiche di green economy. Ci sono ancora aziende che hanno un rilevante rischio chimico e soprattutto c'è il grandissimo tema delle bonifiche, cioè terreni imbottiti di rifiuti tossici. E l'ultima cosa, perché poi la tossicità è un tema con cui, su cui rimaniamo ancora un po' con Marco, e, diciamo si sta combattendo una sfida sulla possibile destinazione di Porto Marghera al turismo, alle attività turistiche. E diciamo questo è un grosso tema in cui si vede questa sfida fra turismo e industria e con una preoccupazione, cioè che il turismo, e questo è frutto della conoscenza dei nostri ultimi decenni di vita in questa città, è la nuova industria nociva di questo secolo. Questo ci aiuta forse anche a ripensare a cosa è stata l'industria e ad affrontare questa sfida più equipaggiati, diciamo. Sì, 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 molto vero quello che dici. Tra l'altro, mentre parlavi, mi veniva in mente negli ultimi anni mi sto occupando un po' di cambiamento climatico e città, forse anche il motivo per cui sono stato invitato al Climate Camp di Venezia, no? E dell'anno scorso. E devo dire che la tensione che tu descrivi, no, anche tra queste memorie divise che hai appena citato, è molto forte anche nei movimenti, in tanta parte dei movimenti ambientalisti, e devo dire che il plurale che tu usi è benedetto, hai proprio ragione, è una cosa su cui occorrerà che ci correggiamo tutti, è molto giusto parlare di ambientalismi operai, mi trovi molto d'accordo. No, una cosa che mi succedeva di recente è che appunto molto spesso appunto c'è al contrario una resistenza a fare un ragionamento di alleanza tra movimento operaio, tra operai, tra lavoratrici e lavoratori e il movimento ambientalista. Di recente, quando ho parlato in pubblico di questa cosa, qualche ambientalista, appunto qualche attivista mi ha detto che non capivo che gli operai e le operaie sono parte del problema, non possono essere parte della soluzione. Quindi credo che questa memoria divisa e la necessità invece di una memoria condivisa dal mio punto di vista, e che poi di una lotta condivisa, è molto interessante. Sì, l'ultimo tema era questo della tossicità, che tu poi hai affrontato molto bene, no? A Marghera ragionare di fabbrica e ambiente ha significato ragionare di salute degli operai, delle operaie, del territorio, delle comunità. E negli ultimi tempi mi sono trovato spesso a parlare di tossicità come di un terreno comune, una sorta di
di common ground tra lavoro e ecologia, no? Il capitalismo, per me, parlare di tossicità significa capire come il modo di produzione capitalista, perché di questo che io mi occupo, questo non vuol dire che altri modi di produzione non abbiano avuto tossicità, io mi occupo di capitalismo, il modo di produzione capitalista entra dentro il vivente e produce quella forma particolare di capitalismo che è stata definita necrocapitalismo, no? Un capitalismo che fa profitti dalla morte della vita e dalla, se vuoi, quella che a volte abbiamo definito come dalle wasting relationships, no? Come le potremmo tradurre in inglese? Queste relazioni che producono continuamente un altro che è possibile scartare, un altro che non ha valore, una vita che non ha gli stessi diritti e gli stessi valori di altri, no? In questo senso, secondo me, si tratta anche, visto che voi aprite una laurea, tra l'altro penso la prima laurea specialistica in Italia di Environmental Humanities, secondo me, qui lo dico, così non mi invitate mai più ai vostri seminari, secondo me si tratta anche di scuotere un po' l'environmental humanities e di politicizzare l'environmental humanities. Qui non è questione, io credo, della agency del petrolio o della agency del virus o della agency scusate, delle cellule del cancro. Qui si tratta della agency del capitalismo che diventa virus, che diventa cancro, che diventa tossicità dentro le comunità. E credo che questo elemento della politicizzazione dell'environmental humanities sia una cosa interessante. Noi abbiamo provato a farlo, non so se posso mostrarvi un'immagine, l'abbiamo provato a fare al laboratorio qui che dirigo a Stoccolma con un progetto che si chiama Toxic Bios, cioè autobiografie tossiche, ed è un progetto in cui abbiamo provato a raccontare appunto le autobiografie, a raccogliere, produrre le autobiografie tossiche delle comunità che hanno subito appunto la tossicità. La metodologia che usiamo con le autobiografie tossiche è quella che abbiamo definito di guerriglia narrativa, no? L'idea è che, come tu dicevi, Gilda, esiste una tossicità che dentro i corpi, dentro i suoli, ma esiste anche una tossicità che è dentro le nostre narrative, no? Che cos'è se non una narrativa tossica, la narrativa che racconta il miracolo economico senza raccontare chi ha pagato il prezzo? Che cos'è se non una narrativa tossica, la narrativa che dice agli abitanti della Terra dei Fuochi in Campania: tu ti ammali perché sei troppo meridionale, perché fumi, perché non fai sport, perché mangi male, eccetera. Sono narrative tossiche. Qui rubo un po' da Wuming, o forse a Wuming è un collettivo di scrittori militanti italiani, per chi non li conosce, che hanno parlato appunto di narrative tossiche. Io qui, diciamo, riutilizzo, faccio un po' di bricolage con il loro concetto e mi approprio in qualche modo di questa idea della narrativa tossica. Mi fermo che abbiamo poco tempo e volevo sapere un po' tu che ne pensavi, anche tu come ti eri rapportata su questa idea della tossicità, e devo dire che una cosa bellissima che tu hai detto è questa idea della deindustrializzazione, no? Questa idea che diciamo, la tossicità non è che si ferma, è la vera legacy, è il vero heritage che lascia questa storia di industrializzazione, credo, no? È quello che Rob Nixon ha chiamato la slow violence, che non si ferma, non è il disastro di quando esplode, cade la diga, eccetera, ma è più lunga, no? Assolutamente, e credo ci sia un dialogo proficuo fra gli storici ambientali e gli storici della deindustrializzazione, e vorrei qui citare una studiosa americana che si chiama Sheryl Lincoln, una grande anche militante sui movimenti democratici e per i diritti negli Stati Uniti, che ha utilizzato un concetto della fisica, anche qua un prestito, no, che ci parla di questa transdisciplinarietà, che è quello di emivita, in inglese è half-life, parlando di una half-life of deindustrialization. Cos'è l'emivita? È il concetto che misura il dimezzamento di una carica radioattiva nel terreno, ed è un concetto che lei usa per ricordarci che appunto il costo ambientale, umano, sociale dell'industrializzazione pesante, forzata, in dispregio della vita degli uomini e dell'ambiente, continua anche quando le fabbriche chiudono, rimane nel terreno e rimane anche nelle memorie. E quella di Porto Marghera e della città di Venezia è la storia di una contaminazione, un'intossicazione di massa che continua,
Mi è molto piaciuto leggere le storie del vostro progetto di Toxic Bios in un passaggio in cui voi mostrate come la resistenza alla contaminazione e la possibilità di raccontarla crea o ricrea nuove identità comunitarie. Questo è del tutto evidente, per esempio, per quanto riguarda il quartiere urbano di Marghera, che è una vera e propria fence line community rispetto al rischio industriale. E direi che noi abbiamo una ricchezza anche come studiosi che vogliono lavorare in un'ottica di umanisti su questo tema, perché Venezia è una città che ha parlato tantissimo rispetto a comunità di cui voi tenete traccia, che sono state silenziate. Quella di Porto Marghera e quella di Venezia ha parlato tantissimo e ha parlato anche con dei linguaggi che non sono solo quelli della memorialistica, dell'autobiografia, dell'azione politica, ma anche con linguaggi, per esempio, poetici. Non è un caso che uno dei poeti operai più letti, tradotti in tutto il mondo, si forgi a Marghera, si chiama Ferruccio Brugnaro, e vorrei leggervi velocemente alcuni suoi versi che parlano esattamente di questo nesso corpo, ambiente, lavoro, rivolta. Rabbrividisco come un foglio di nylon alla pioggia. L'ingranaggio, la tramoggia, il rullo vogliono diventare il mio sangue, vogliono le mie articolazioni, le mie parole. Farete battere le nostre tempie elettronicamente, ma noi siamo della pazienza del grano. Sono solo degli estratti di un corpus poetico che lui ha socializzato con i suoi compagni di lavoro e che è per me uno dei patrimoni più straordinari. Ma come dire, questa tradizione di racconto si è trasmessa anche ai figli e alle figlie delle fabbriche. Le donne non c'erano a lavorare nelle fabbriche di Porto Marghera, ma c'erano come figlie e mogli dei lavoratori. E c'è un'altra poetessa che voglio citare, che è una figlia di Marghera, che è una figlia della deindustrializzazione di Marghera, Antonella Barina, che racconta nella sua poesia, rielabora l'esperienza di se stessa bambina in un luogo letteralmente immerso nell'inquinamento industriale. C'è un suo verso che dice: sottovento riassaporo il gusto dei fosfati ed è allora che ti riconosco. Cioè questa eredità chimica e tossica è anche un'eredità di senso del luogo, di appartenenza, di identità. E vorrei lasciare, diciamo, chiudere questo passaggio con un'ultima immagine che mi riporta di nuovo a questo tema della dismissione come un pezzo di questa storia politica e ambientale che va reinserito. Vi mostro appunto un murales che è stato lasciato su una fabbrica chimica che ha chiuso all'inizio del 2000, un murales fatto per nessuno, perché è un posto in cui nessuno lo può vedere, quindi è pura autorappresentazione. E anche qui in questa, diciamo, pittura, come possiamo dire, naif, penso che ci sia tutto, che in questa rappresentazione vediamo tutto quello che esprime anche la resistenza alla deindustrializzazione, che in un'ottica che non tiene conto del lavoro potrebbe essere vista come una follia. Perché resistere alla deindustrializzazione se allontanare il rischio è ciò che ci restituirà la nostra wilderness? E invece, secondo me, la soggettività di quella resistenza è fondamentale, e appunto in quel dipinto che avete visto c'è la città, c'è la natura, c'è il lavoro e c'è quest'acqua rossa. Quando io mostro questa immagine agli studenti, gli studenti dicono: quest'acqua è rossa di inquinamento industriale, ma quell'acqua è anche rossa di sangue dei lavoratori nella loro resistenza ad accettare che quella sfida al cielo di poter conservare industria, cultura, organizzazione politica, movimento operaio e una fabbrica compatibile è stato un colossale e drammatico fallimento. Ecco, questo è heritage, non archeologia industriale, non semplicemente industrial heritage, ma è workers heritage, dentro cui c'è un pezzo di storia ambientale su cui possiamo lavorare molto assieme e nella laurea che si prepara. Sì, sì, decisamente sono le environmental humanities che mi piacciono. Non so se tu ti definisci una studiosa delle environmental humanities, ma per quel che conta la mia opinione lo sei. Queste poesie che hai appena citato è proprio il tipo di lavoro che mi piacerebbe che facessimo tutti insieme. E peraltro è molto vero quello che dici, no? Questa archeologia industriale che in un articolo che avevamo fatto qualche tempo fa
per il Southern Atlantic Quarterly con Massimo De Angelis, noi dicevamo che l'archeologia che ci serve è un'archeologia dell'organosfera, della sfera organica, che vada a cercare le tracce della tossicità capitalista nelle vite, nei corpi, nelle biografie di di chi ha subito appunto l'ingiustizia. Credo che a questo punto, Gilda, scusami, dovremmo suggerire un libro, no? Io sono pronto con il mio libro avevo pensato, è un po' difficile sceglierne uno, no? Avevo pensato forse un romanzo, magari Amianto di Alberto Brunetti, eccetera, un romanzo operaio, appunto una storia operaia, però ho pensato che forse un libro in inglese possa aiutarci di più, vista anche l'ambizione di raggiungere tanti e tante con questa vostra iniziativa online. Quindi il libro che propongo è appunto The Organic Machine, di cui abbiamo parlato tanto, che è il libro di Richard White, una storia ambientale del Columbia River, e la propongo velocemente per tre motivi. Innanzitutto perché è un libro bellissimo. Sono d'accordo con Gilda che in alcune parti è poetico, sembra un romanzo, è un libro scritto per essere letto, non è un libro scritto per fare un punteggio sul curriculum. È un libro in cui l'autore, peraltro, Richard White, sperimenta molto. Per esempio, Richard White in quel libro decide di rinunciare come dire, al dogma del lavoro dello storico e della storica, cioè non ci sono note, non ci sono le note a piè pagine, perché decide di scrivere il libro come un romanzo, anche se è un libro di storia. È una cosa strana, se vuoi le note c'è un manoscritto depositato alla biblioteca di Stanford con tutte le note che assicurano che sì, Richard White è un bravo storico, ma sa anche scrivere bene. L'altro motivo per cui consiglio questo libro è perché è un libro con una tesi forte. Questo mi ricorda un po' la strong objectivity di cui parla Sandra Harding e le studiose femministe, no? Non sei bravo, non sei una brava storica se ti muovi nella zona grigia senza mai prendere posizione. Un libro con una presa di posizione forte, la tesi forte è che viviamo in un mondo ibrido dove natura e lavoro si sono mischiati, e scrive Richard White, traduco velocemente, dice: l'idea di ritornare alla natura è una cosa di maniera, lui dice, no, scusatemi, è un rituale religioso che sostanzialmente serve solo come dire, a confessare i nostri peccati. Qualcuno dice che i peccati vanno via, ma invece i peccati come la storia non vanno via mai. Infine è un bellissimo libro, perché è un libro, secondo me, che supera un po' gli steccati disciplinari, un libro che usa come fonti le canzoni, documentari, quindi fonti audiovisive, usa il paesaggio come fonte. Quindi è un bel libro per imparare l'Environmental Humanities, anche se non è un libro di Environmental Humanities, meglio così, perché noi a essere disciplinati non ci interessa. Invece il mio consiglio di lettura è un po' più canonico, è un grandissimo classico ed è il libro di Piero Bevilacqua, un libro che ormai ha la sua bella età e che ho scelto in primo luogo perché esiste anche in una traduzione inglese, ma è un libro di storia di Venezia e di storia ambientale. Il titolo italiano è Venezia e le acque, il titolo inglese è appunto Venice and the Water, con una piccole difformità nel sottotitolo. Perché l'ho scelto? Perché Piero Bevilacqua è uno storico ambientale che racconta il suo lavoro, parla di una tradizione italiana di storia ambientale a cui siamo tutti debitori. Io come storica sono comunque anche affezionata alle genealogie culturali, ma perché è proprio un libro che racconta quel mito, è un libro di storia moderna, di storia ambientale dell'età moderna, quel mito del buon governo dei veneziani nelle acque, questo meraviglioso, mirabile equilibrio fra uomo e ambiente. È un libro che si legge con grande piacere, ma che per me è un libro che finisce dove bisogna continuare e che ha verso la modernità industriale un atteggiamento di rifiuto, cioè Piero Bevilacqua vede Porto Marghera come un elemento di estraneità profonda, lo vede come un errore che avrebbe potuto non essere compiuto 100 anni fa. Io invece credo che dobbiamo fare i conti con quello che è avvenuto e riconoscere Porto Marghera come parte della città, riconoscere che non potremo tornare ad una natura incontaminata e che proprio quel mito ci dà degli strumenti per non cercare questo ulteriore mito e invece per affrontare le contraddizioni e anche il contributo che gli uomini hanno dato, sfidando le costrizioni, le loro condizioni di classe, le difficoltà,
per ritrovare un equilibrio, ricordando però appunto che tra i bisogni degli esseri umani c'è sicuramente, indubbiamente, un ambiente sano, ma che per vivere con felicità e pienezza un ambiente sano occorre avere una vita piena e degna, e il lavoro è ancora, ahimè, il luogo dove conquistiamo questa vita piena e degna. Direi che possiamo salutare chi ci ha ascoltato. Decisamente, grazie a voi per avermi ospitato, grazie a tutte e tutti per averci seguito. Marco, verrai a trovarci naturalmente durante la prossima avventura del nuovo corso di laurea in Environmental Humanities, vero? Anche se non mi invitate. Ok, Questa è una minaccia più che una promessa. indisciplinato. Ciao a tutti, ciao Gilda, grazie di Ciao tutto. Marco, ciao, grazie.